E buongiorno e ben trovati. Oggi iniziamo un'avventura che era da tempo che avevo in mente e finalmente oggi qui in Baviera c'è un fine settimana lungo, 3 giorni, perché lunedì è festa, oggi è sabato 23 maggio e iniziamo questo cammino di 3 giorni sulla via Romea Germanica, che è stata per secoli la via di pellegrinaggio dal nord Europa fino a Roma, partendo dalla Germania. La via Romea Germanica originariamente partiva da Stade, una città vicino ad Amburgo, a 40 km da Amburgo, quindi nel nord della Germania, e appunto continuava fino a Roma. Questo già dalla prima metà del 1200, quando il vescovo Alberto di Stade per andare a Roma descrive appunto la via migliore, la miglior via, e appunto descrive tutte le tappe. E noi oggi, a partire da oggi, ne facciamo 3. Quindi oggi siamo appena scesi dal treno a Kaufering, dobbiamo ancora arrivare all'inizio della nostra tappa, che è Igling, e da Igling andiamo a Schongau. Sono circa 36 km, senza contare appunto la camminata che sto facendo adesso per arrivare al punto di partenza, quindi in totale saranno 40 km. Arrivare a Igling non è molto semplice, ma ci si arriva. E appunto oggi facciamo questi 36 km, domani un po' di meno, fino a lunedì, dove arriveremo a Obergammergau, la terza tappa, e poi torniamo a casa perché sono finiti i giorni di vacanza. In totale circa 75 km in 3 giorni, e oggi appunto la prima tappa di questa grande esperienza e avventura che mi ero ripromesso sempre di fare. Tra un paio di chilometri arriviamo all'inizio e da lì ufficialmente partiamo. Sono le 10:29 e fa già abbastanza caldo, meno male, perché i giorni passati sono stati abbastanza infelici. Lo zaino è quello pesante, non è il classico zaino da hike, ma è il mio 50 litri, perché dentro, tra le altre cose, c'è anche la tenda, perché se tutto va bene domani dormiamo in tenda e ci regaliamo anche questa esperienza in un campeggio a Rottenbuch, che è la fine della nostra tappa di domani. Noi stiamo andando lì a Igling e manca 1 chilometro all'inizio del nostro cammino, quindi al punto iniziale sulla via Romea Germanica. Guardate che bello lì dietro, quello è un vagone, sembra, che in effetti sono delle arnie, ci sono delle api, non so se voi riuscite a vederlo, ma è molto caratteristico e particolare, molto bello. E le api sono anche in pieno fermento, visto il tempo e il caldo. Siamo partiti da questo momento, 35,8 km segna l'orologio, quindi un poco meno di 36. Igling non è un granché, almeno questo qui sulla strada principale, e ufficialmente iniziamo il nostro cammino di 3 giorni sulla via Romea Germanica. Yeah! Lasciamo subito Igling dopo poche centinaia di metri e iniziamo a camminare lungo una strada a scorrimento veloce, ma almeno c'è il percorso dedicato per pedoni e ciclisti. E da qui finisce anche il percorso pedonale. Speriamo che sia solo per un breve tratto, perché camminare così non è mica piacevole, e si continua così. Peccato che non dobbiamo andare lì, è una bella strada questa, alberata, molto bella, ma noi non dobbiamo andare lì, dobbiamo andare qui.
Continuiamo sull'asfalto, lato strada, con macchine che sfrecciano come pallottole impazzite. Purtroppo è così. Il panorama ai lati è bello, questi bei campi gialli non sono male, però bisogna stare sempre attenti al traffico. Sto arrivando adesso a Unterdissen. Vediamo che ci offre questo paesino, a parte una strada principale e due macchine. Piccola sosta, siamo a un terzo del percorso, abbiamo fatto circa 12 km in 2 ore e mezza, 2 ore e 26, ne mancano appunto 25. L'orologio dice che da adesso inizia praticamente la salita, non è tantissima e non è molto ripida, ma comunque c'è salita. E visto che sono le 11:06, io se incontrassi qualche posto metterei anche qualcosa sotto i denti, mangerei qualcosa, ma qui purtroppo in questi paesi non c'è niente. Se uno si deve mangiare qualcosa, mangia l'erba come i cavalli. Voi non avete trovato niente aperto, neanche voi mangiate l'erba. Giustamente, bravi, vi capisco. Tra un po', se non trovo niente, comincio a mangiarla anch'io l'erba. Asfalto, asfalto, asfalto e macchine, macchine, asfalto, asfalto e macchine, nient'altro. E ci avviciniamo sempre di più alla meta, siamo quasi a metà strada. Meno male, perché si comincia a sentire il cammino, l'asfalto e le macchine. Siamo all'Eder. Abbiamo fatto 18 km e 830 metri in 4 ore e 24, ne mancano 17,600 in 3 ore e 39, quindi abbiamo superato la metà del percorso e continuiamo fino a che reggiamo. Abbiamo fatto 21 km e 200 metri in 5 ore, è l'1:30, non siamo riusciti a mangiare, non si trova niente. Questa è una lezione importante, comprarsi tutto prima, perché qui in Germania non è detto che si trovi da mangiare. Avevo trovato un Biergarten, però apre alle 5:30, quindi niente, ci attacchiamo e continuiamo. E finalmente lasciamo l'asfalto. Dopo 24 km e 300 metri finalmente troviamo un po' di sterrato. Mancano 12 km all'arrivo. Molto meglio, molto molto meglio. 9 km all'arrivo. E peccato che non possiate sentire l'odore di fieno fresco, buonissimo, c'è un odore nell'aria stupendo di fieno. E evidentemente la via Romea Germanica, il percorso ricalca a tratti una strada romana che si chiama Via Claudia Augusta, e quindi qui c'è una rappresentazione di un soldato romano, sostanzialmente con un'aquila romana a questo incrocio, dove appunto passava anche la via Claudia Augusta dell'antica Roma. E abbiamo fatto 33 km e 400 metri in poco più di 8 ore.
e questa parte è di nuovo piacevole. E finalmente siamo arrivati a Shongao. Manca 1 chilometro e 950 metri da qui all'albergo e siamo arrivati al centro storico di Shongao. Il centro storico è carino. Scusatemi, ma poi ieri, tra una doccia eccetera, non ho più fatto la chiusura del video, vi chiedo scusa ed ero veramente stanco, non vi ho più salutato e ringraziato. Grazie di essere stati con me, grazie della compagnia per ieri. Ci vediamo alla seconda tappa del nostro cammino sulla via Romea Germanica, che per me sarà tra pochi minuti e per voi, se volete, sarà nel prossimo video. Ciao!